Bella a tutti raga, qui è Ice e benvenuti in questo video. Oggi vi vado a spiegare come controllare un player che sta utilizzando la Forge, più nello specifico come si controlla se le mod che sta utilizzando sono legit oppure unlegit. Primo passo ovviamente è quello di controllare se il player sta utilizzando una versione Forge e si fa molto semplicemente andando per l'appunto all'interno della sua cartella, scusate, della sua finestra di Minecraft e premendo F3 oppure andando negli snooper settings e in alto, come vedrete, vi metto a schermo intero così vedete meglio, in alto qui a sinistra vedete che per l'appunto io sto usando la 1.8.9 della Forge, ok? Una volta fatto ciò, ci siamo assicurati che per l'appunto il player stia utilizzando una Forge, quello che dovete fare è recarvi nella sua cartella.minecraft. Per fare ciò non vi dovete recare utilizzando WinR e %updata%, questo perché ovviamente è possibile fare in modo che la cartella.minecraft, diciamo dalla quale si avvia l'istanza di Minecraft in utilizzo, non sia la cartella.minecraft presente nella cartella roaming, quindi come sapete se voi utilizzate questo metodo vi porta nella cartella roaming, ok, dove c'è per l'appunto diciamo by default, cioè normalmente la cartella.minecraft. Questa cartella però potrebbe essere semplicemente o copiata ed incollata in un'altra directory oppure semplicemente eliminata da quella directory ed usata in un'altra directory. Così facendo ovviamente l'istanza di Minecraft in utilizzo andrebbe a prendere le informazioni, quindi anche diciamo i file come mod eccetera, da la cartella che è stata utilizzata per avviarlo, quindi una cartella che magari è in un altro disco oppure in una directory completamente diversa. Per fare in modo di andare nella cartella .minecraft in utilizzo dall'istanza di Minecraft, bisogna premere ESC, andare su Option, andare su Resource Pack e poi Open Resource Pack Folder. Nel mio caso è esattamente la stessa, nel senso che non ho avviato Minecraft da un'altra cartella, però ovviamente fate questo metodo e non utilizzate quello normale perché, ripeto, il player potrebbe aver spostato o comunque eseguito Minecraft da una cartella .minecraft situata in una directory diversa. Una volta qui, recatevi per l'appunto la cartella .minecraft e rendete tramite i soliti diciamo, passaggi che sicuramente conoscete le cartelle e i file visibili, anche quelli invisibili. Nel mio caso avevo la cartella mods nascosta e ovviamente, diciamo, tramite procedura la rendo visibile così per l'appunto ad accorgermi che è presente all'interno della cartella.minecraft. Una volta fatto ciò, la prima cosa che dovete fare in realtà è quella di assicurarvi che la data di modifica non sia subito prima del controllo, questo perché è possibile tramite svariati metodi andare ad alterare il contenuto della cartella e questo fatto subito prima del controllo è bannabile, quindi se è subito prima del controllo bannate pure il player, se non è subito prima del controllo potete continuare. Una volta all'interno della cartella mods per l'appunto dobbiamo capire se le mods si trattano di mods legit oppure unlegit. Prima cosa che vi dico è dare un'occhiata al peso, questo perché ogni tipologia di mod ha all'incirca un peso specifico. Esempio, la Toggle Sneak, che qui vedete avere un peso di 64 KB, normalmente dovrebbe avere un peso che si aggira comunque intorno ai 24, quindi 64 è davvero troppo di più. Faccio altri esempi, la Motion Blur mi sembra che ne abbia 7, il Time Changer mi sembra che ne abbia 14 e così via. Diciamo, ogni mod specifica ha all'incirca un peso che dovrebbe avere. Se ce n'ha troppo di più, troppo di meno, eccetera, vuol dire che all'interno della mod ci sono delle funzionalità nascoste, delle funzioni, scusatemi, delle funzioni nascoste che non ci dovrebbero essere. Quindi in questo caso io già a colpo d'occhio vedo che c'è una mod chiamata Toggle Snake 1.8.9 che pesa uno scatafascio di più rispetto a quello che dovrebbe pesare, quindi ovviamente mi fa suonare un campanello d'allarme. E oltre a questa c'è anche una mod chiamata Offuscata, vabbè lasciate stare, e poi una mod chiamata Optifine. Prima vi parlerò di come controllare le due mod normali, poi vi parlerò di come controllare
la mod dell'Optifine per effettivamente capire se si tratta della mod legit oppure di una mod unlegit. Quindi per controllare questi, allora, prima di tutto dovete capire quali mod sono in utilizzo dall'istanza di Minecraft e molto semplicemente potete selezionarle e provarle a muovere. In questo modo per l'appunto capirete quali sono in utilizzo, ok? Una volta fatto ciò, quello che potete fare è semplicemente aprire un decompilatore, io in questo caso utilizzerò Luiten, e andrete a draggare, a selezionare e a spostare all'interno del programma le mod da controllare. In questo decompilatore quello che dovete andare a fare è cercare di fatto delle linee di codice che rimandino a comunque funzioni, ripeto, non normalmente presenti all'interno di una mod di questo tipo e che possono essere considerate unlegit. Quindi un esempio, ora diamo un'occhiata a questa mod, io sinceramente non la conosco, l'ho presa adesso da internet, però se vado un po' a cercare, per esempio qui, trovo una funzione, un modulo più correttamente chiamato self-destruct. Ovviamente questo non è legit, ci va a far capire che la mod in utilizzo ha un self-destruct e quindi probabilmente ha diciamo una funzionalità che per l'appunto non è legit e non avrebbe nulla a che fare con una mod legit toggle sneak. Se cerchiamo ancora probabilmente si troveranno i moduli veri e propri. Ora ripeto, vado un po' a casaccio perché non conosco questa mod specifica. Perfetto. Qui qui si vedono un po' di moduli della search. Qui si vedono diciamo moduli e i settings dell'autoclicker. Poi ce ne saranno sicuramente altri. Qui c'è la fly, la speed, vabbè, così via, ok? Quindi praticamente dovete andare a controllare piano piano i packets e successivamente i file.class all'interno. Vi faccio vedere anche quest'altra mod. Ok, questi sono i packets, questi sono i file.class e andare a cercare codice, non legit, ovviamente. Lì ovviamente dovete usare un pochino di testa, nel senso se c'è scritto autoclicker in una mod, ovviamente che, non lo so, dovrebbe essere il time changer, capite subito che non c'entra un cazzo e quindi potete bannare. Quest'altra mod invece è un pochino più particolare. Si tratta infatti di una mod offuscata, ovvero una mod il quale codice è reso incomprensibile, non leggibile, attraverso ovviamente per l'appunto un algoritmo di offuscazione, credo si dica. Comunque è stata offuscata e è stata resa incomprensibile, diciamo, in maniera molto semplice, nel senso che una volta decompilata non riuscite a capire diciamo, questa linea di codice esattamente cosa va a fare. E come vedete, diciamo, è molto semplice da capire se una mod si tratta di una mod offuscata oppure no, perché si vedono spesso caratteri ripetuti, caratteri come questi illeggibili, oppure ci sono una marea di punto class in alcune, proprio per rendere ancora più difficile diciamo, l'esaminazione, l'analisi della mod vera e propria. E niente, questa è una mod per la quale nella maggior parte dei server potete bannare, ovviamente rifatevi il vostro regolamento, però dato che in modo semplice attraverso dei compilatori non è possibile stabilire se la mod è legit oppure unlegit, normalmente si banna. Ci sono dei metodi che non approfondirò in questo video per andare a controllare se una mod è legit oppure unlegit anche se è offuscata, però, ripeto, la stragrande maggioranza dei server per questo già banna e quindi questa è l'informazione, diciamo, che vi do. Per quanto riguarda invece la mod dell'Optifine, o almeno la presunta mod dell'Optifine, nel senso che è chiamata Optifine ma non so se è vero oppure, cioè se è legit oppure no, quello che si utilizza non è più Luiten, perché ovviamente potreste usarlo, intendiamoci, però c'ha davvero troppe classi e troppi pacchetti da analizzare, come vedete, sono uno scatafascio, ok? E quindi invece di andarla a analizzare in questo modo, si utilizza un tool chiamato HashMyFiles, ok? E per l'appunto durante un controllo normale vi potrà capitare di trovarvi di fronte a una mod come l'Optifine e
in generale, come vi ho detto, sono mod che troppo complicate comunque da analizzare normalmente, e il tool HashMyFiles in maniera molto semplice ci va ad aiutare a capire se la mod in questione, il file in questione, si tratta della versione originale oppure no. Questo perché attraverso l'algoritmo che di solito noi si usa, ovvero il SHA-256, che mi sembra stia per Secure Hash Algorithm a 256 bit, scusatemi, si va per l'appunto a identificare uno specifico file, nel senso che, ora ve lo vado a far vedere, se il contenuto del file, quindi il codice del file è lo stesso, allora diciamo che la SHA-256 dei file analizzati sarà la medesima. Un esempio pratico, scusatemi, che così si capisce meglio. Porto l'Optifine all'interno del tool, vado a copiare la SHA-256, ok, questa qui, e una volta fatto ciò vado a prendere quella di una presunta altra Optifine. Vi faccio un esempio molto stupido. Pensate per esempio che questa sia rinominata Optifine, ok? Che abbia lo stesso nome esatto di questa, ok? Anzi vabbè, facciamolo solo per il test. Ok. Lasciate ovviamente stare che il peso di queste due mod cioè è completamente diverso, però fate finta che tutto sia molto molto simile. Portandolo qui all'interno del tool, vedete che la SHA-256 dei due file non corrisponde e che quindi i due file hanno un contenuto diverso. Come si fa però a sapere se la mod per appunto dell'Optifine presente nella cartella del player è quella legit oppure no? Beh, vi basterà per l'appunto comparare il codice 256 a o una versione di Optifine completamente, diciamo, appena scaricata da internet della stessa tipologia, quindi deve essere ovviamente la 1.8.9, nel mio caso ovviamente HD UM5, la versione deve essere esattamente questa, oppure andate a utilizzare un documento come può essere questo, e che vi farà per l'appunto vedere, ora datemi un attimo, io ho la versione 1.8.9 HD, aspetta, 1.8.9 HD e poi ho UHD UM5, quindi io ho questa, no, questa è 1.8 UM5, dovrebbe essere questa, fatemi controllare un'ultima volta, HD UM5, esattamente, e se andrò per l'appunto a compararla a quella che avevo preso prima, quella del file, vedete che sono esattamente le stesse. Quindi da questa capite, da questo diciamo check molto veloce, capite che la versione di Optifine utilizzata dal player nella cartella mod è per l'appunto quella legit. Ultima cosa di cui vi parlo è il metodo mod unloadate. E le mod unloadate non sono altro che mod alle quali è stato praticamente chiuso la connessione al processo di Java, o meglio, detto in maniera più corretta, si è fatto in modo tramite un processo che adesso vi andrò a vedere, che l'istanza di Minecraft non utilizzi più quello specifico file, quella specifica mod, in modo tale che si possa spostare, eliminare, modificare a proprio piacimento. Quindi, come vi ho fatto vedere prima, se provo a spostare una mod che è in utilizzo, mi darà un messaggio di errore, per l'appunto. Questo perché è utilizzata in questo caso, il processo di Minecraft. Se apro Process Hacker e unloado la mod, scusatemi, non riesco a trovarlo perfetto, però offuscato in questo caso, ok. Ok. E adesso posso, a mio piacimento, spostare la mod via. Posso fare un replace della mod, posso fare il cavolo che vi pare. Ovviamente, diciamo,
l'ultima modifica della cartella cambierà, però vi comunque, quindi non è una detection, diciamo, vera e propria, nel senso che dovrete fare ogni volta, nel senso che, ripeto, ve ne accorgete subito nei primi step se una mod è stata loadata, perché molto probabilmente avrà modificato la mod in questione, quindi cambierà l'ultima modifica all'interno della cartella, cioè l'ultima modifica della cartella. Però se il player per esempio la dovesse semplicemente unloadare e lasciare lì, così che se voi andaste a diciamo, selezionarle tutte e a spostarle, questa mod diciamo, ve la sposterebbe, perché effettivamente non è più in utilizzo. Allora quello che potete fare per capire se quella mod era in utilizzo inizialmente dal processo di Minecraft oppure no, è andare su memory, andare su strings, andare a filtrare come fareste di solito, ok? E una volta fatto ciò dovreste filtrare per la cartella, cioè la directory della cartella .minecraft mods, ok? Quindi andrò a prendere questo. Ovviamente questo processo di filtering, chiamiamolo così, è molto lungo. State attenti ovviamente che il player non provi a bypassarvi premendo ESC o comunque facendo in modo che lo scan venga interrotto. Quindi andate su filter, andate su contain case insensitive, CTRL V, ok. E una volta che avrà finito avremo la lista delle in generale avremo la lista dei file all'interno della cartella .mods che sono stati utilizzati dal processo. Nel mio caso ho la lista ovviamente delle mod utilizzate. Vediamo che c'è l'Optifine, vediamo che c'è Offuscata e controllando un po' meglio dovremo vedere anche che c'è qual era l'altra? Che c'è la Toggle Sneak. Diamo un attimo un'occhiata. Optifine. Toggle Sneak, eccola qua. Ok. E se però, diciamo, qui vediamo, come vi stavo dicendo, se la mod non è più presente per esempio nella cartella, e oppure siete riusciti a spostarla durante diciamo i primi step che vi ho spiegato, e qui vedete che la mod inizialmente era presente, nel senso che era stata utilizzata dal processo di Minecraft e quindi era in utilizzo ad un certo punto dal processo di Minecraft, potete bannare il player proprio perché avrà utilizzato il metodo della mod downloadata, o comunque, anche se non ha utilizzato questo metodo specifico che vi ho fatto vedere, in qualche modo ha fatto in modo che la mod precedentemente in utilizzo da Minecraft fosse poi eliminata, replaceata, eccetera, spostata in alcuni casi, comunque non più in utilizzo da Minecraft. E nulla, questo è quanto, spero che il video vi sia stato d'aiuto, scusate se è stato un po' incasinato, me ne sono reso conto mentre lo registravo, comunque che alcuni concetti li ho spiegati non proprio benissimo, ma non ho assolutamente voglia di rifare il video da capo o di correggere diciamo, le cose che ho fatto. Magari durante il video avrò messo, diciamo l'editing, avrò messo qualche correzione a schermo. E nulla, spero che per l'appunto il video sia stato abbastanza chiaro, spero che abbiate capito qualcosa. Se vi servono ulteriori chiarimenti ovviamente scrivetemi nei commenti e appena posso vi rispondo lì.